L'esperienza con gli impianti a largo diametro parte da più di 15 anni fa. Non è stata una strada facile perché ci sono pochissime aziende che intendono sviluppare questo aspetto. Dopo 15 anni di prove, di tentativi, di esperienze, ho potuto trovare un appoggio molto importante da questa azienda che mi ha consentito di sviluppare questo mio progetto e di metterlo in atto sia dal punto di vista chirurgico sia dal punto di vista protesico. Gli impianti Ultra nascono da un'esperienza che io ho maturato negli anni e che mi ha consentito di sviluppare alcuni nuovi concetti per la sostituzione dei molari e dei premolari. Qual è uno dei più grossi problemi che in ambito implantare noi ci troviamo ad affrontare quando dobbiamo sostituire un molare? Sostituire un molare significa dover eseguire nel 90% dei casi due interventi. Un intervento per estrarre il molare, poi un secondo intervento a distanza di 4-5 mesi per inserire l'impianto. Perché è molto difficile, utilizzando impianti di misura normale, convenzionale, 4-5 mm, poter inserire in un alveolo post-estrattivo di un molare un impianto di queste dimensioni, perché l'impianto di diametro 4 o diametro 5 risulta essere troppo piccolo per ripristinare e per occupare lo spazio dell'alveolo post-estrattivo. Il problema che però noi abbiamo durante i mesi di attesa è relativo al riassorbimento dell'osso, perché come ben sappiamo l'osso va incontro a un riassorbimento dai 6 ai 12 mesi che può arrivare anche a superare il 40% del suo volume, in quanto l'osso alveolare è un osso funzionale e quando l'osso alveolare non ha più il dente che gli trasferisce i carichi occlusali, le forze masticatorie, va incontro a un riassorbimento. Questo riassorbimento provoca inevitabilmente un'alterazione dell'anatomia dei tessuti duri, cioè dell'osso, e dei tessuti molli, con perdita dei volumi ossei, soprattutto buccali, e perdita delle papille interprossimali. Questa situazione ci costringe a ricorrere poi ad una riabilitazione protesica in cui abbiamo inevitabilmente un impianto di dimensioni inferiori rispetto a quello che biomeccanicamente il molare richiede e a un disegno protesico assolutamente non anatomico. L'idea dell'Ultra nasce dal concetto di dire: eseguo un impianto post-estrattivo e quindi eseguo un unico intervento e sottopongo il paziente ad un solo intervento, sia in termini chirurgici che in termini personali, cioè in termini del paziente. Dal punto di vista del paziente è un grande vantaggio, perché credo che nessuno di noi sarebbe contento di sentirsi dire dal medico: guarda, ti devo fare 2 o 3 interventi. Sarebbe molto meglio sentirsi dire: ti faccio un unico intervento e ti risolvo il problema. L'idea dell'impianto Ultra ha abbinato tutti questi aspetti e con il nuovo design riusciamo ad avere un'ottima stabilità primaria post-estrattiva con forze che su modello hanno superato addirittura i 100 Newton. Riuscire ad eseguire un unico intervento ci consente di mantenere il volume dei tessuti duri, cioè dell'osso, e dei tessuti molli con un'apposita vite che ho disegnato e che va assolutamente utilizzata insieme all'impianto Ultra.